Ciao e benvenuto o benvenuta in questa seconda lezione della sezione spunti ed idee. Ti faccio vedere anche questo piano relativo al procedimento penale a carico di Mario Rossi, dove si suppone di arrivare fino alla Corte di Cassazione, quindi ci sono questi quattro step: le indagini preliminari, il processo di primo grado, il processo di appello e il ricorso alla Corte Suprema. Questo ovviamente un piano impostato così può essere utilizzato da uno studio legale che poi per far funzionare tutto alla perfezione può fare tante cose, come abbiamo visto con le idee che ci sono venute anche precedentemente per il corso di Samba. Lo stesso si può fare per qualsiasi altro tipo di attività. Per esempio si potrebbe creare una lista in SharePoint dove vengono raccolti tutti i documenti del processo, quindi una lista che contiene un campo nome documento, tipologia documento, data di inserimento, di quale grado di giudizio fa parte, e anche un campo allegati, di modo che poi in form si fa un forms e ci si mette anche un campo dove si possono inserire gli allegati, e anche da smartphone potremmo inserire, magari l'avvocato in tribunale anche da smartphone può inserire una riga nell'elenco SharePoint riempiendo il form di Forms. Questa è un'idea che mi viene così al volo. E poi lo stesso si può fare per quanto riguarda gli altri gradi di giudizio. Si possono inserire i dati anagrafici di tutte le persone che sono coinvolte, si può fare una lista delle prove che vengono raccolte. Quindi qui ovviamente sta alla fantasia delle persone organizzare in un certo modo questa attività. Ovviamente l'avvocato saprà meglio di me come organizzarla, e se venisse qui a organizzare il piano di planner per seguire un procedimento penale lo farebbe sicuramente meglio di me. Anche questo piano è coinvolto in Teams, è stato integrato in Teams, quindi noi possiamo lavorare anche direttamente da di qua. Ha una sua casella di posta elettronica. Ovviamente bisogna sempre stare attenti a chi si mette nelle caselle di posta elettronica, quindi nei gruppi Office 365, perché poi le caselle di posta elettronica possono essere lette da quelle persone. Questo è l'ambiente OneDrive dove potranno essere archiviati tutti i file, in questo caso relativi al procedimento. Questo è il sito SharePoint, se è opportuno utilizzarlo, ma in un procedimento penale o comunque in uno studio legale il sito SharePoint per un determinato processo mi sembra un po' eccessivo. Comunque si può utilizzare. Questo è il blocco note, questo sicuramente fa comodo. Qui si può andare a scrivere una prima sezione, a rinominarla indagini preliminari, poi si fa la sezione sul primo grado, sul secondo grado e sulla Cassazione. Poi all'interno di queste sezioni si vanno a prendere tutti gli appunti che si vuole, e anche una singola sezione, una singola pagina si va a condividerla anche con un altro collega, con la segretaria, eccetera. Questo è l'ambiente to do. Come si vede qui, io ora ho inserito un'attività nel piano planner assegnata a me, che compare relativamente al procedimento penale, relativamente a quel piano che compare ovviamente nella mia lista to do perché è stata assegnata a me. Allo stesso modo potremmo utilizzare Power Apps, l'applicazione Training for Office di cui hai visto la lezione relativamente alla parte in cui abbiamo approfondito Planner. Qui vado a dire che per esempio l'attività la voglio inserire dentro il piano planner procedimento penale Rossi, all'interno del contenitore indagini preliminari. La voglio assegnare a Tizio in questa data. Qui do un nome all'attività, qui scrivo delle note, e Power Apps mette automaticamente l'attività dentro al piano. E qui i form abbiamo detto come li possiamo utilizzare. Sway, questo è un ambiente di presentazione che sicuramente non serve in un procedimento penale. Anche qui si possono creare degli automatismi. Per esempio, quando nell'elenco SharePoint dove raccogliamo tutti gli atti del processo viene inserita una nuova riga, avverti l'avvocato X per email. Quindi ci si può sbizzarrire veramente nell'organizzazione. L'importante è fare sempre e soltanto quello che ci serve per lavoro. Nella prossima lezione ti andrò a presentare il piano di marketing dei vini toscani in America. Ciao!